Abbiamo iniziato per Guido. Ciao Monica, ciao Elena, ciao Elena, ciao Monica. Oh, Chi è Monica e chi è Elena? boh. Ogni giorno una sorpresa. Kinder sorpresa. Noi ridiamo perché oggi parliamo anche di magia nera, ma poi non so neanche quanto. Connettiamoci tutti insieme a Guido, conto all'uopo da, da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ditemi come lo vedete. Allora, io lo vedo ehm, in un altro tempo, quindi in una vita passata, con un abito, una veste lunga, capelli e barba lunghi, bianchi. E lo vedo in questo atto che ogni tanto faceva quando era molto arrabbiato, quando c'era molto dolore intorno, quando c'era ehm, più che dolore lo vedo in questo preciso momento dove prende queste anime, diciamo le anime di queste persone che facevano del male ad altre persone, ok? E in eterico eh, prendeva la parte, diciamo, in eterico prendeva queste persone, le metteva legate tipo a delle catene e le faceva vorticare, no? Girando lui con le braccia come se dovesse shakerarle per resettarle, fargli smettere queste azioni crudeli. Monica. Questo è quello che... Ok. Allora, sì, è molto legata a questa visione di Elena, e mi mostra proprio lui come su due linee temporali, una attuale e una passata, che può essere tipo il 500 d.C., perché mi fa vedere che è all'interno della Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Mi fa vedere nella linea temporale attuale che ha questa torcia, che è come se volesse andare ad indagare all'interno della biblioteca, all'interno della cripta, all'interno del chiostro, per scoprire, per conoscere, perché è un ricercatore. Però parallelamente mi dà l'immagine di sé, diciamo all'incirca nel 500 d.C., molto molto simile a quella che dice Elena. Lui che faceva parte di questo chiostro, chiamiamolo così, no? Dove c'erano vari religiosi e che attuava delle punizioni, chiamiamole, del tipo illustrate da Elena. Vi dà l'autorizzazione, Guido? Sì, la cosa strana che vedo è che è come se aprisse solo delle porte da vedere e altre no, cioè è come se ci fosse uno spazio, no? E ci dice venite con me a vedere, tipo mi fa vedere 3 sentieri e andiamo in questi, gli altri lasciateli stare, andiamo a vedere questi 3 sentieri, una cosa così. Te la dà, Monica? Confermo, l'immagine è molto simile perché mi fa girare nel chiostro e mi fa vedere che alcune celle, porticine del chiostro, le può aprire e altri dice no, vabbè, lasciamole così se sono chiuse. Ehm, Monica, causa esoterica del fatto che quando scrivo la parola Guido, nome Guido, scrivo guida. Ehm, è un tema tanto caro.
a Guido. In diverse persone lui individua la guida. È un'immagine ricorrente, sia il suo maestro spirituale, sia sua madre e altre vedo donne del passato, le ha proprio identificate come guida. Il riferimento, l'immagine, diciamo così, del maestro, della conduzione, è per lui proprio un refrain, una tematica ricorrente della quale non può fare a meno, e lui stesso si considera una guida. Elena, stessa domanda. Sì, c'è questo aspetto dove lui cerca sempre una guida, anche in vite passate e in questa soprattutto è molto forte, e vedo anche tipo quella vita lì dove era in questo chiostro, dove faceva queste punizioni, e anche in altre vite ancora più antiche, dove ostentava il suo sforzo per diventare guida, per spostare le persone verso una certa strada, convinto che quella è la strada per l'evoluzione spirituale energetica in quelle vite. Canto contro canto. Elena e poi Monica. Vibrazione. 13 miliardi. 16. Consapevolezza. 127%. Uguale. PS. 42. 43, sì. Vite. 2345. Un po'. Ma forse mi è venuto un po' di più. 2550. Cervello. Lo vedo alto, come se andasse da un estremo all'altro, quindi da 9 a 8 anche a 7.1. È come se fosse una difesa da un estremo all'altro. E in questo momento è 8.3. Uguale. 8.3. Progetto di Guido, Elena. Accerchiamento. C'è come questa spinta di questa memoria forte, antica, che è come se volesse portare tutto quello che circonda Guido a ricreare un cerchio di persone trascinate in una certa direzione come sicurezza per se stesso. Monica, nome del progetto di Guido. Mi fa vedere questa danza delle Wicca all'interno di un cerchio proprio, no? Creato con dei pezzi di legno, con delle pietre. Il concetto è molto simile a quello espresso da Elena adesso. Ok, chiamiamo se esiste la vera guida di Guido. Sì che esiste. Chi è? Chiamiamola. Guido stesso. Avete detto insieme? La guida di Guido è Guido. Sembra uno scioglilingua. Che si guida. Che si guida dando una guida. Mentre prende una guida della scuola guida. È il nuovo 33 Trentini che io dico benissimo. Ve lo devo dire, no? Manteniamo una certa plomb e una certa serietà. Va bene, chiamiamo nel cinema un po' di gente. Il fratello vivo, ovviamente. Sì, il fratello entra nel cinema e, diciamo, come filo conduttore per seguire bene questo film ha necessità di
incasellare tutti i vari passaggi nelle teorie filosofiche, quindi vedo che dà dei nomi a tutti i pezzi con i nomi dei filosofi. Monica che se la ride. Sì, perché si è proprio presentato con un grosso volume ed è come se avesse la possibilità, no, con il dito di seguire ogni riga e trovare una corrispondenza tra quello che ha espresso un certo filosofo e quello che andiamo a vedere mano a mano, ecco. Sulla questione guida, che cosa dice? Che filosofo indica? Platone. Chiamiamo l'amica, 27enne. Nuda, un po' scarmigliata. Selvaggia. Sì, sì. Dice: non toccate la mia opera, così, molto seria. Va bene, ma lei è invitata al cinema. È ospite, se vuole entrare, entra e impara, se no resta fuori, nuda e scarmigliata. Dita alzate, nel cinema non le voglio. Vorrebbe quasi prendere Guido per mano e andare, portando via Guido. Mhm. Ma Guido non va. Quindi lei resta fuori. No, si è un po' rassegnata e non va fuori perché deve vedere cosa succede. Entra anche per te, Monica. La vedo un po', diciamo, esagitata, Mm, che ha difficoltà a rimanere ferma. mm. Perché? Siamo così brutti? Una certa sua personale instabilità, non ha trovato bene una direzione, lo esprime in questa maniera un po' quasi incontrollata. Mhm. Non sento. Ma Sì, Elena, sì. Ci senti? Poi sì, credo sì. che lei spesso faccia tipo dei rituali con danze, Mm, cose del genere, no? Quindi sì, infatti. A che scopo? Deve aver tutto sotto controllo e se qualcosa non va come vuole, lei lo modifica con i rituali. mm. Io mi consulto con i miei avi, mi aiutano e mi permettono di fare come dico io. Mm. Allora, nel cinema si viene ad imparare, non si viene a controllare, non si viene a portare il proprio sapere, si viene a guardare. Quindi se viene con i suoi ammenicoli, se ne sta fuori. Se viene per controllare Guido, se ne sta fuori. Se viene per romperci le balle, se ne sta fuori. In tutti gli altri casi entra. Diventa quasi isterica perché con Va bene, le... fuori, non importa niente. Zen, maestro Zen. Beh, degli isterici, frega niente. Maestro Zen, Mhm. viene? Sì, ti dico, nel cinema mi appare che levita con le gambe incrociate e le mani unite. Monica viene? Sì, con quest'aura un po' di santità, di beatitudine, di distacco totale da tutto, quindi anche in questo senso sta levitando. Volete vedere se ha una PS?
A me pare di sì. Sì. A quanto vibra il maestro Zen? $23 miliardi. Sì, 20 a me viene, sì. Tutto suo? È metà, vedo come se ci fosse metà PS, no? Come se fosse una sfera in questo momento, e metà è PS libera, e metà è come se fosse incastrata in un semisfera nera, Mm, in un guscio nero. sì, sì. A quanto vibra Monica, Elena? In questo momento Adesso 315. Cioè, Monica, tu hai risposto per Elena? Cioè, per me Stessa? Elena vibra a 315. Ok, era rivolta a Elena la domanda, ma va bene, Ah, ok. l'avrei rivolta a te. Monica 3,45. Ok, io quanto? 328 a me è venuto. Monica? 360. Ok, quindi siamo più maestri Zen noi del maestro Zen. Ma Monica, tu vedi Elena fluttuare a gambe incrociate e a tirarsela un po', diciamo? Assolutamente no. Anche se è il suo solito tirarsela, secondo me. Elena, tu vedi Monica a tirarsela un po', fluttuare, fare No, shanti astangi? no, no. Strano, di solito lo fa. Va bene, e a me non piace 300, io voglio 900 tutti e tre, tondi tondi. Alziamola e invitiamo il maestro Zen a fare lo stesso. Esercizio Zen. Chi è già arrivato a 900? Tutti e tre? Con fatica? Ti devo dire, no, anzi, tendiamo ad andare più su. Ok. È come girare la manopola di un impianto hi-fi? Giri e vai a 900. Uh-huh. Mm. È così semplice? Con l'allenamento sì. Tutti e tre. Lui, Mhm. Zen, a quanto sta? Allora vorrebbe, io lo vedo che non può per quella capsula nera. A quanto Spingersi, arriva? scuote. 128. Io vedevo un po' meno, ah no, ma forse è giusto perché lo vedevo 1/10 rispetto a noi. Mm. Mm. Sì, 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 giusto. Quindi noi siamo a Sì, sì. 1280, 200, 300. Sì. Beh, è riuscito. Un Ma po' il sì. maestro Zen è vicino alla sorgente? Allora, c'è una parte di lui che è molto consapevole di quello che c'è, però è limitato, quindi è come se come se vedesse in lontananza, molto in lontananza, questo piccolo, questo segnale luminoso, mi viene da dire molto molto lontano, e è consapevole che è la direzione della sorgente, ok, ma non riesce a muoversi verso, e quindi è come se si affidasse a quello che gli viene detto di fare per avvicinarsi, ma questo non succede mai. Monica, quante vite davanti a Zen? Mm, lui mi fa vedere che è come imprigionato in un Tao, che è questo bianco-nero. Quindi lui vorrebbe far prevalere questo bianco per arrivare alla sorgente affinché questa sia l'ultima vita, però di fatto il dominio è un po' più controllato dal nero. Quindi ancora mi fa vedere, per esempio, avanti a altre 27 vite.
Io credo che il miglior maestro sia quello che non ha discepoli e non li vuole avere. Sì, Già porsi esatto. come maestro significa non esserlo. Mm, Quello che insegna che tutti sono maestri, che mm, ciascuno di noi è maestro. mm. Vabbè, vite. Ci sono tante vite analizzate da Guido. Voglio che venga fuori la vita assolutamente più importante. Una di queste, tutte o nessuna? A me è venuto che quella più importante è la sua adesso qua. Quindi nelle sue vite passate di importante non ce n'è neanche una. Per questa vita Cosa intendi dire, Monica? Monica, Elena? eh, mm, intendo dire che è come se in questa vita gli fosse stato presentato un mix di tutte le vite, tutte messe davanti, no? Quindi è come se si trovasse in una situazione molto complessa in questa vita, molto confusionaria, dove la sua PS si è messa davanti come obiettivo cercare di risolvere tutti i suoi contratti in questa vita. Ogni cosa che lui fa è colpa di quella vita che ho fatto magia nera. È colpa di quella vita che ho peccato Ecco, abbandonando mia esatto. figlia. Mm, mm. Quel rapporto lì non posso averlo perché lei era la mia fidanzata e in quella vita l'ho picchiata o l'ho venduta come schiava o che ne so, o era il mio rivale in amore. È bloccato Sì, Guido, non sì, può fare sì. niente, ci sono tutte queste vite che decidono per lui. Il karma decide per lui. Mm, Sì, Abbiamo il karma, il maestro, tutto decide per lui. è come se sono talmente tanti gli stimoli che la PS si è messa di proposito che è obbligato a trovare una spiegazione fuori e nelle vite passate. Ok, quindi come se fosse limitato a vedere sempre fuori, a cercare sempre la motivazione all'esterno e non riesce a viversi la vita ora. Monica, Allora, mi fa vedere che lui è tipo davanti a una scrivania e sulla sua scrivania sono distribuite tutte le sue vite passate e la vita presente, che è incarnata da lui, che sta guardando la scrivania, quindi è lui il soggetto, mi fa vedere che sono in verità uno strumento preziosissimo, perché mi mostra come proprio disponendo di tutte queste vite passate, lui è in grado di scostare ogni velo Maya proprio di illusione, per vedere la verità. Lui ha questa grandissima opportunità in questa vita. per capire delle cose ma non farcisi condizionare. Sì. Diciamo che fino a questo punto della sua vita si è fatto molto guidare e schiacciare da tutte le vite precedenti, anche quelle presunte, Mm. e si è Interferenze. rassegnato molto. Monica, interferenze eteriche. Allora c'è un'aquila, un dinosauro, poi c'è tipo una specie di demone nero, anche se non lo vedo con dei contorni precisi, che proviene dal secondo universo. Poi c'è un uomo del tempo e c'è anche tipo delle termiti che è come se le vedessi su due piani, perché da un lato potrebbero essere su un piano degli insettoidi, però su un altro piano è come se fossero gli abitanti di un pianeta che mi chiama Nix 21. Allora, cioè, tipo che Nix è vero che è
un satellite di Plutone, però qua per esempio un X21 me lo dà come vicino a Giove. Poi? Non so, io vedo 3DL. Elena, confermi, aggiungi, togli, metti. Sì, vedo gli stessi e vedo poi questa specie di piccolo essere tutto peloso, tipo tondeggiante, peloso, nero, con è una via di mezzo tra un gremlins e un elfo, boh. Col pelo nero che deriva, che è legato al secondo universo. Oltre al demone o è questo il Sì, demone per te? no, oltre al demone. Cioè è come se il demone dal secondo universo controllasse questo essere qua. Entità mentali, Monica. Allora, la prima me la chiama Cia, la seconda Reato e la terza tipo infatuazione, idealizzazione. Livelli e caratteristiche. Forse la più alta è Reato, che la vedo anche a livello 6. Allora, Cia diciamo 4, 5 e idem, no, infatuazione, idealizzazione forse 5. Cia. Proprio questi servizi segreti, no? Che lo portano ad indagare in tutte le direzioni, ma anche a perdersi in queste indagini che fa. Quindi è animato sì dal desiderio di ricerca, ma vedo che in queste sue ricerche si perde e viene completamente assorbito, cioè la sua vita diventa la ricerca, cioè si perde la vita. È come se fosse solo un agente della CIA, che poi vabbè pare brutto perché rimanda tutta una serie di cose, però prendiamolo solamente come esempio di ricerca, no? Diciamo di indagatore segreto. La sua vita non esiste, esiste solo l'aspetto di indagine, di ricerca, di andare a scoprire, ad esplorare. Cia. Reato? Reato è la colpa che lui ravvisa di volta in volta nelle vite precedenti e che va fortemente a condizionare la vita attuale, la va a mortificare, che poi in un certo senso è quello che potrebbe essere definito karma, no? Di cui non si può liberare perché nelle vite precedenti ha commesso questa colpa e Reato. quindi nella vita attuale, sì, questo reato, e nella vita attuale deve essere punito per quel reato lì. Bruciare il karma. 5. Idealizzazione. Infatuazione proprio verso diverse, a volte delle teorie, conoscenze, a volte appunto infatuazione, idealizzazione per delle persone che possono essere state donne diverse, no, nell'arco della sua vita e anche così dei maestri di riferimento. Elena. Mentali. Sì. Sì, anch'io ne vedo 3, a parte Cia che potrebbe essere, vabbè, grado 3, però più o meno 4, sì, è lì. È proprio questa, è molto simile a quello che vedevo io, perché questo suo indagare ovunque è proprio quello che vedevo prima, no? È quello che guida la sua vita, cioè sempre verso l'esterno e quindi rimane in superficie, ok? E non riesce a vivere la sua vita, spreca tutta l'energia per indagare senza arrivare a una soluzione, a trovare diciamo il pandolo della matassa, no? E questo fa sì anche che quasi si dimentichi di mangiare, che quasi il cibo sia una cosa molto secondaria, no? Ma essendo qua sulla Terra è fondamentale per la parte fisica.
poi la seconda era infatuazione. Sì, la vedo molto legata a proprio questi suoi, sì, questo suo legame alle persone come diciamo gancio, mi viene quasi addirittura un gancio, no? Quindi un gancio con queste figure di riferimento della sua vita che lui idealizza, che lui, diciamo, per lui sono sempre positive, quasi come se non volesse dire a se stesso che magari può essere positivo anche lui da solo e magari le altre persone hanno anche l'altro aspetto, no? Quindi questa idealizzazione delle figure da cui lui si è sentito guidato nella vita finora. E quella più alta, non mi ricordo com'è che l'ha definita Monica. Reato. Sì, lo vedo molto rispetto al senso di colpa, lo vedevo molto prima, soprattutto rispetto alla mamma, no? Quasi come se lui non si può permettere di avere una storia con altre donne perché c'è la mamma, no? Questo rapporto un po' discordante, no? Quasi come se la mamma fosse stata la sua donna, che lui vede come legame da altre vite. Ok, ma io vedo come se l'avesse condizionato anche in tutta questa vita, e quindi il senso di colpa rispetto a questa figura. Va bene. Prima di aprire il portale aureo, anzi iniziamo già ad aprirlo, prima di passare a questa fase, volevo fare una precisazione per l'amica del cinema che ha avuto un attacco di isteria e che io ho mandato via in malo modo. Tanto sono brutto e cattivo. No, noi siamo qua per Guido. Solo ed esclusivamente per Guido. Non stiamo a perdere tempo con atti di isteria altrui, non stiamo qui a pettinare bambole di altri, pettiniamo le bambole, non pettiniamo nessuna bambola, siamo qui per Guido. Tutto quello che è favorevole alla crescita di Guido entra nella sessione, tutto quello che ci fa perdere tempo e non è favorevole alla storia di Guido esce. Guido ha chiesto questa sessione per se stesso. Anche la richiesta dei disincarnati serve a Guido per capire delle cose e fa un favore ai disincarnati, che di solito si trovano in uno stato confusionale tale che quasi nessuno dice di no al nostro richiamo. E chiamiamoli. In primis la zia, poi la madre, in questo ordine, ed infine il fratello. La madre non l'ha chiamata in primis perché, secondo varie ricerche e pareri di persone, eccetera, è già nel regno dei cieli e sta bene dove sta. Monica. Ma a me la prima che arriva è questa zia. Io vedo lei tranquilla. Cioè vedo lei che ha trovato la giusta dimensione post mortem. Ma la vedo un po' come, allora da un lato tranquilla, serena, dall'altro un po' rammaricata che l'amore che lei ha riversato verso i propri nipoti abbia portato a in parte anche dei fraintendimenti, dei blocchi. Come se il suo amore infinito, grande, diventasse poi quasi un termine di paragone anche con altre donne, perché Guido ha fatto questa specie di operazione di mettere su un piedistallo sia la mamma che la zia nelle loro particolari attitudini, nella loro capacità, la zia di amare, la madre di essere una gran donna importante e di non riuscire a guardare le donne reali. Il fratello? Il fratello me lo dà come perso in una serie di, non so come dirti, di teorie del tutto
quasi impazzito, dietro a un tentativo, diciamo così, di unificare delle cose. Quindi di fatto un po' è anche simile a Guido, perché anche Guido, no, sta cercando di trovare un filo conduttore, di spiegarsi una serie di cose. E altrettanto, in un certo senso, aveva fatto il fratello, in base anche alle sue conoscenze professionali, però, come dirti, non riuscendo più a reggere tutto questo, essendone travolto. Elena. Sì, allora la zia la vedo consapevole di essere morta, ok? La vedo che è lì con la convinzione che deve ancora mettere tutte le sue energie per aiutare i nipoti ancora in vita. No? Quindi in qualche maniera cerca di aggiustare un po' le cose anche da morta. Mhm. Secondo lei verso il loro benessere. La mamma la vedo come se fosse sospesa in una bolla di non consapevolezza, quindi quasi sta senza aver veramente deciso, come se la vedessi un po' sospesa in questa bolla. E il fratello invece lo vedo incastrato in una palla creata da conti fisici, no? Quindi come se fosse una struttura formata da formule fisiche che crea una palla e lui è all'interno e continua a ruotare con questa palla cercando di modificare le formule per creare la via d'uscita. Hai detto conti, non arconti, conti. Conti. Mm. Quindi quella che doveva stare meglio, la mamma, non è quella che sta peggio. Chi è che ha detto che stava bene, era andata una costellazione? Non mi ricordo, francamente, voi ve lo ricordate? O lo maestro Zen? No, Più No, voci. Ah, amico. Mm. sì, non solo, credo. Amico sì, ma non solo. Ok, quindi Sì. hanno toppato? Secondo me l'ha vista in questa bolla Mm. bianca sospesa e secondo lui la vedeva tranquilla e serena, Mm. però non è che è arrivata dove può riprendere in mano le sue scelte, ecco. Facciamo i pusher di roba buona. La moneta buona qua, che uno può accettare oppure no, è la vibrazione, l'informazione e la consapevolezza. La mettiamo a disposizione di tutti e tre. Chi è il primo che la prende? Se c'è. Magari non la vuole nessuno, sta roba. Il fratello? Il fratello, sì. E che fa? Per il fratello questa è un'ottima soluzione per dissolversi, alleggerirsi da tutte queste formule, Mm. questi numeri, queste stringhe infinite alfanumeriche. Vedo proprio prendendo la Vic, è come se si dissolvesse, no? Questa bolla in cui un groviglio quasi più che una bolla, era un groviglio di queste stringhe. Chi è il secondo, se c'è? La zia vedo che la prende e dice fatemela prendere che devo andare avanti a fare le mie cose, così. Mm. Va bene, l'ha Però, presa. sì. Adesso che fa? È come se si sollevasse, perché prima era come messa su, è come se ci fosse stata una parete fatta con due ali un po' aperte e una cioè dietro di lei, ok? E lei dall'alto vede questo muro, questa parete a cui era appoggiata, da cui controllava tutto, e quindi si rende conto che era incastrata in questo spazio limitato. Monica. Sì, è come se trasmettesse al cuore di Guido la consapevolezza che ognuno ha la propria responsabilità della vita.
e che adesso lei l'ha compreso, che non si può assumere lei la responsabilità della vita altrui, ma ciascuno si assume la propria responsabilità. Madre. Cioè me la dà come se nel momento in cui prende la Vic, che si libera da questa bolla da cui era sospesa, cade sul letto. Cade sul letto e dà come la visione completa della sua vita, in cui vede il figlio che le è stato accanto in tutto e per tutto, seguendola nelle sue riflessioni, nei suoi insegnamenti, seguendola poi quando lei non è stata bene. Cioè riesce proprio a prendere consapevolezza di quanto il figlio l'abbia servita, tra virgolette, no? L'abbia completamente seguita in tutto e per tutto. Messaggio, Monica, della madre adesso al figlio. Non è mai troppo tardi per camminare con le proprie gambe, per ragionare con la propria testa, per sentire con il proprio cuore. Elena. Ti voglio bene, ma sono la mamma. Messaggio della zia a Guido. Il messaggio può anche non esserci, può anche essere grazie, basta, non è che... Vedo che è come se creasse con le mani e la bocca una sfera, come diceva Monica prima, di consapevolezza e alte vibrazioni, mi viene da dire, e con un soffio la manda a Guido. Monica. Ti do questa come ringraziamento perché mi hai fatto sempre sentire importante. Messaggio del fratello a Guido, Monica. Chiudi i tuoi libri, esci di casa, vivi. Elena. Praticamente lo stesso, la vita ti darà le risposte. Chiamiamo tutti i disincarnati che vogliono venire, tutte le vite, cioè tutte le generazioni di Guido, e se vogliamo anche tutte le sue vite, 2345 vite precedenti, tutte le persone che vuole chiamare da quelle vite lì. Dividiamo i due gruppi, questa vita da quelli delle altre vite. Quanti ne arrivano? Allora, quelli delle sue altre vite 2 milioni, di questa vita 215. Monica? Ne ho visti 302, 303 di questa vita. No, delle vite precedenti ne ho viste un pochino meno, 1 milione circa. Beh, grande pappa per il portale aureo. Che succede lì? Che cosa c'è lì? Salutiamoli tutti, mandiamoli tutti, zia, fratello e mamma, e seguiamo la mamma. È gioia pura, è come se era proprio esattamente quello che stava cercando da tempo. Cioè si trova perfettamente nella giusta sintonia, come se fosse diventata una specie di viola, adesso mi fa vedere proprio il fiore viola che sta fluttuando. Cioè non c'è dilemma, non c'è vita precedente, non c'è studio, teoria, non c'è maestro, c'è essere, l'essenza pura. Elena. Sì,
eh, il messaggio che emana, si fluttua, vedo che fluttua in questa energia e il messaggio che emana è che lei è libera, ma non neanche, nel senso che il termine libertà è un termine duale qua e quindi è un concetto ancora ehm, più adeguato, cioè non c'è parola, ecco, è talmente nella vibrazione giusta in questo momento che è difficile anche trovare la parola per descrivere. Elena, la madre, volendo, può andare alla sorgente da qui. Allora, da lì sì, diciamo che non è ora, fa vedere nel senso che ha altre esperienze da fare, dice. Però potrebbe. C'è tipo un canale diretto. Qualcuno di quelli che abbiamo chiamato va alla sorgente. Anche quelli non tratteggiati, eh? Dici dei tre, no? Sì, di tutti, anche dei Di suoi. tutti. Vabbè, dei suoi di questa vita, diciamo. Ce n'è uno che è come se avesse preso questo canale all'inizio e lo risale molto lentamente perché è come se ogni passaggio che fa verso l'alto deve valutare se è ora o no. È l'unico che vedo in questo momento che prende quella direzione. Monica? Diciamo che la seconda candidata potrebbe essere la mamma, però la sensazione che mi trasmette è che ha ancora un paio di esperienze da approfondire e quindi per il momento no, non lo fa. Vabbè. Chiudiamo il portale aureo. Monica, causa esoterica dei problemi intestinali di Guido. Se l'aveva già accennato Elena, no? Con questa sua entità mentale CIA è talmente tanto preso dai suoi studi, dalle sue teorie, dal suo analizzare le vite precedenti, che non è che è molto legato alla vita, diciamo così, reale e pratica, quindi al sostentamento del proprio corpo. Oltretutto anche l'entità mentale reato, perché è come sempre se lui fosse colpevole di qualcosa, questo qualcosa che ha commesso nelle vite precedenti, per cui in genere sai il non dare da mangiare a una persona che si è macchiata di qualche reato è una cosa molto diffusa, no? Ed è per questo che lui si sente proprio bene quando non mangia, perché si sente ripulito, ecco, da ogni colpa, da ogni reato delle vite precedenti anche. Elena. Sì, da tutto ciò, esatto, quello che vedevo prima, proprio questa entità mentale CIA, appunto, che fa sì che lui usi tutte le sue energie per ricercare all'esterno, no? Dimenticandosi che è lui che sta vivendo. Quindi proprio la parte fisica dà quasi fastidio doversi prendere cura della parte fisica, solo che ovviamente qua è necessario. Sì, vedo proprio come se dovesse punirsi un po' come faceva lui in quella vita là che avevamo visto come punizione per gli altri. E quindi è anche questo uno schema che gli ritorna spesso. Elena, costellazioni familiari pro e contro. Quelle che lui ha Allora, fatto. mm, allora, a parte che un paio di quelle che ha fatto è come se ci fosse stato l'intervento di un'entità esterna che ha manipolato un po' il seguito e le cose che sono uscite non le vedo molto reali. A parte queste due, le altre hanno fatto vedere delle cose reali, ma
come sempre durante una costellazione familiare si apre un canale energetico enorme, fortissimo, dove arrivano tutte le entità delle varie persone e vedo proprio a prendere energie, poi è come se mischiassero le carte. Quindi spesso c'è un po' di confusione, se uno non è ben centrato può essere anche pericoloso. Monica, stessa domanda. Allora, come aspetto, se vogliamo dire positivo, ma avrebbe potuto arrivarci comunque da solo, al di là delle costellazioni familiari, che mi sembra che siano state parecchie nell'arco della sua vita, è stato il fatto di sentirsi, come dire, in comunione con altre persone, come in un certo senso a tratti di condividere un cammino, un percorso comune. Gli ha dato questo senso qua di Essere unione. solo. Ecco. Sì, di non essere solo e di condividere un determinato tipo di esperienze, di lezioni da apprendere con altre persone. Vedo che è come se avesse in un certo senso, chiamiamo termine perdonato, anche se a me non piace tanto, delle cose attraverso le costellazioni familiari, però vedo che per esempio l'interferenza delle termiti è arrivata proprio attraverso una di queste costellazioni. E non solo, vedo che anche a volte si è preso anche altre entità del secondo universo che poi mano a mano si sono allontanate, ma che hanno in qualche modo accresciuto, rinsaldato le sue entità già precedenti. Monica, causa esoterica della sua domanda, un po' imprecisa, diciamo, cioè, la traduco un po' io, grande interesse per le sessioni che ha visto e ha cercato apposta del titolo sorgente, sono ahimè due, quella di Samuel e quella di Alessandra, e quella di Flavio Estasi. Allora, in verità io ci vedo più una predisposizione razionale a questa domanda, nel senso che lui, da un punto di vista di mente, vorrebbe dire a se stesso che vuole raggiungere la sorgente e che questa sia la sua ultima vita. E infatti ha tirato in ballo tutte le vite precedenti, ha studiato tantissimo e per lui questa è il modo ideale per concludere la sua ultima vita. Però io invece vedo che lui o lo fa in questa vita o se no ha bisogno di altre vite, di vivere fortemente il corpo da un punto di vista della sessualità e da un punto di vista del cibo. In tante vite precedenti lui il corpo l'ha mortificato e anche in questa sua vita attuale. Quindi ora come ora la sorgente non è così pronta per lui, perché lui ha ancora da completare questo aspetto. Elena. Sì, vedo che il suo interesse verso le sessioni riguardo la sorgente è proprio riferito al voler capire qual è il trucco, se c'è il trucco per arrivarci, no? Quindi in questa vita l'obiettivo è arrivare lì. In realtà, appunto, come diceva Monica, non è proprio non è ora ancora, lui deve diciamo, fare pace col fatto che siamo qua per giocare, per sperimentare e sperimentando riusciamo a chiudere il gioco, tra virgolette. Quindi deve ancora sperimentare molte cose a livello concreto su questa dimensione. Non ci nella sono Matrix. scorciatoie. No. Ma soprattutto c'è anche tanto divertimento.
Infatti, esatto, è come se lui, quello l'ho visto molto chiaro in Guido, è come se lui vedesse proprio come se ci fosse solo da penare e da soffrire, da far fatica. In realtà, se prendesse la parte fisica della Matrix in un'altra maniera, potrebbe anzi divertirsi, sarebbe molto più costruttiva la cosa. Sì, non soltanto come un dovere, non soltanto Esatto. come il karma, non Mm. soltanto come le interferenze brutte e cattive, ma un gigantesco me ne fotto E gioco. e mo mi diverto, che significa che anche in una sola vita lui può fare di tutto. Sì. Può prendere e decidere, arrivare a un punto in cui secondo me noi tre siamo arrivati, in cui possiamo dire, bah sì dai, me ne torno alla sorgente, oppure, bah sì dai, potrei tornare alla sorgente, ma ne faccio un'altra. Mhm. Lo decido io. Mhm. Questa è una cosa molto importante. Molto importante, molto 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 importante. Noi la mettiamo un po' come gioco, ma è una cosa molto importante. Poi chi la vuole ascoltare e sentire. Vabbè, quindi la sua sessualità dipende un po' assente, dipende dalla magia nera di una vita precedente? No, o sì. No, io vedo Come che ha fatto proprio... magia nera in quella vita là, e in questa qua deve pagarla. Niente donne. No, io lo vedo tanto legato al rapporto con la mamma. Perché? Come dicevo prima, è come se lui avesse accettato inconsciamente il ruolo che la mamma si è presa di lui come compagno di vita e quindi lui è fedele alla mamma, inconsciamente, no? Quindi questa distorsione un po' di ruoli, quindi c'è ancora il senso di colpa Monica. profondo. Mhm. Sì, e ha la sua entità mentale infatuazione, idealizzazione, dove comunque l'amore deve rimanere su un piano platonico, non si deve concretizzare, Mm. altrimenti è un po' come sporcarlo. E siccome per lui nella sua vita rimane un po' tutto sull'ambito teorico, no? Sui libri, sulle indagini, sulle ricerche, come diceva Elena, no? Rimaniamo comunque verso l'esterno, verso la superficie. E il rapporto non va vissuto, non va reso prosaico, quotidiano, no? Parte integrante della vita, Mm. anche nei suoi aspetti meno aulici, no? Meno romantici. E c'è qualcosa da dire sul DNA, Monica? Ma lui invece ha fatto una considerazione molto interessante, e cioè che si può intervenire sul proprio DNA. Ecco, Mm. io direi che è questo che... Come? E con che scopo? Allora, lui mi sembra di aver capito che si è riferito a questi 9 strati del DNA che vengono invocati attraverso, se non sbaglio, proprio dei nomi ebraici, no? Ehm, Attraverso proprio la cabala ebraica. Ehm, Quello in realtà è un modo per rimanere di nuovo vincolati a un Dio esterno. Per controllare il proprio DNA bisogna riconoscere di essere noi Dio, che il nostro Dio è dentro di noi, Dio giace in noi. Mhm. Ah, quindi niente codici? Non dobbiamo dire dei codici che non capiamo, li diciamo e ringraziamo l'universo? È meglio di, cioè, è cedere il proprio potere, la propria divinità a qualcosa di sconosciuto, di esterno, e depotenziarsi. Non è ricaricare e rigenerare il proprio DNA. Elena, siamo agli sgoccioli, vuoi aggiungere qualcosa? Ma vuoi dire qualcosa su questo No, beh, aspetto? no, no, stessa cosa, no, no, stessa cosa di Monica. Elena, l'amica che è dato fuori di matto davanti al cinema è la fiamma di Guido? Assolutamente no, proprio per quello l'ha incastrato, tra virgolette. E esiste la fiamma di Guido? Una specie di banco di prova estremamente evoluto, estremamente complesso ed estremamente articolato. È in questo momento da cogliere come una mela sull'albero matura? No,
no, c'è solo l'idea. È una mela acerba, è un Mm. fiore di melo o è proprio il seme perché l'albero non è neanche nato? C'è un alberello piccolino. Ok. Monica, stesse domande. Secondo me a volte non ha considerato delle opportunità reali per inseguire delle opportunità idealizzate, appunto. Io credo Io, che ci siano due fiamme. io penso che ci sia stata una persona che poteva essere una sua compagna, ma lui non ha seguito questa strada qui. Quando si parla di fiamme bisogna parlare di due soggetti. E se vogliamo il primo soggetto, che siamo noi, è la prima fiamma. Mhm. Sì, sono Lui deve, d'accordo. secondo me, iniziare a conoscere la prima fiamma, poi può parlare Mm. della seconda. Esatto, infatti. Noscete ipsum, no? Conosci te stesso. Mm. E conoscerai i segreti dell'universo. Vuole andare nel cluster a conoscersi, Guido? La di sé guida. Mhm. Sì. Il cluster è il posto dei suoi contratti, di tutte le sue vite. Lo rappresenta proprio in una maniera abbastanza tradizionale, quindi con dei volumi antichi, ce n'è parecchi, all'interno di una libreria altrettanto di foggia antica. E cosa fa Elena? E, si è messo a sfogliare e a cercare anche qua. Ehm, Però adesso ha visto, cioè, in eterico si è accorto che non è quello lo scopo e quindi si è girato come se fosse girato verso di noi e ha capito che sono, diciamo, che potrebbe avere la possibilità di eliminarli tutti e ripartire da zero. Sì, nel senso, ripartire neutro, ecco. Li ha eliminati, Monica? All'inizio hai fatto un po' lentamente, prendendo un volume per volta. Poi invece ha preso la consapevolezza che il processo può essere accelerato. Quindi ha fatto un movimento più repentino, eliminandoli tutti, sì. Bene, Monica, vuole creare qui qualcosa di suo, di unico, di potente, di creato da lui e basta, non suggerito da qualcuno, neanche da noi, che non siamo certo i suoi maestri. Come se prendesse gli occhiali da vista e volesse creare una nuova prospettiva, un nuovo punto di vista, una nuova luce. E quindi è come se facesse riflettere la luce del sole sugli occhiali, unitamente alla sua intenzione, alla sua volontà, crea così il suo ad eternum. Elena, Sì, ha creato da un cerchio, ha creato tutta una luce che è partita appunto verso l'alto e poi si è incrociata e poi si è diffusa. Avatar, Elena. Allora, c'è questo avatar disperatissimo che ehm, tira fuori come se fosse, come se la giacca fosse come la borsa di Mary Poppins e continua a tirare fuori frasi per cercare di convincere Guido a fermarsi, a non buttare via anche l'avatar. Ci sono un sacco di frasi. eh, Una di mm, queste? una di queste c'è l'inganno, eh, eh, mm, fermati, ehm, andavi bene come prima, tutte queste frasi qua. Luce Lucifero? Quella non è uscita, ci sarà anche Dovrebbe. quella. La cretina lo dice, quindi magari lo sono veramente. E Monica? Sì, vedo che cambia rapidamente i travestimenti, questo avatar. A un certo punto l'ho visto diventare un giudice con la toga nera, che lo minacciava di un'ulteriore punizione.
Cosa facciamo? Lo teniamo? No, diciamo che a questo punto per Guido è molto chiaro che l'avatar sta cercando cioè questo cambio repentino, questo tirar fuori frasi di continuo, per lui è evidente che cioè non è la realtà. Quindi lo butta via. Monica, lo butta via. Sì, lo butta via. È come se desse una guardata profonda, però. All'interno della borsa, le frasi, i vari travestimenti dell'avatar, quasi a volersi imprimere questa lezione, però butta via tutto. Cosa fa qua? Cioè, cosa mette qua al posto dell'avatar? Dice, prova a usare le mani perché non è che le ho usate tanto nella mia vita, soprattutto per girare le pagine, i libri. Adesso lo uso per creare l'ad eternum. Elena? Sì, Monica? Sì. Boh, chi vuole? Sì, Elena. Ha creato una detanum a forma di cristallo, sì, con le sue mani, diciamo dal pavimento, ha creato questo cristallo ad eternum. Strano ma vero, probabile che non ci sia più nulla. È così? Elena, c'è l'aquila, l'elfo, il dinosauro, il demone, l'uomo del tempo, le termiti e 3DL, la CIA, il reato, l'idealizzazione e infatuazione? No, non c'è più niente. Eventuali impianti, Monica, ci sono? Li ha Quelli che... tolti. Sì, c'erano, li ha tolti. Il resto lo confermi? Sì, Ok. assolutamente confermo. Normalmente chiedo un messaggio da parte di quelli del cinema a Guido o Guido a quelli del cinema. Non abbiamo tempo e non è così importante. Se lui vuole lasciarne uno spontaneo, sì, ma il più importante è quello a se stesso. Qual è, Monica? Voglio sentire il mio corpo. Ho ancora la possibilità di uscire di casa, ho ancora la possibilità di sentire l'aria sul viso, percependola in maniera diversa, toccare il mio corpo, toccare i corpi degli altri, sentire con le mie mani le cose, gli oggetti, le percezioni, i 5 sensi. Elena. Sì, mi ha fatto proprio vedere che si alzava dalla sedia e iniziava a camminare, poi correre e mi fa vedere proprio le sue gambe, enfatizza l'immagine delle sue gambe in movimento e in corsa, che adesso si muovono, che non ha più intenzione di stare fermo, che vuole provare a muoversi, vuole provare le sensazioni del movimento. Camminare nella natura? Mhm. Camminare nella natura, vedo che sperimenta nella natura fisicamente, quindi c'è proprio tutti gli elementi della natura, come interagiscono tra loro, vedo questa cosa, questo esperimento. Questo è il messaggio che si lascia? Sì, con una predilezione sempre per la conoscenza. Infatti Sì. lui magari avrà una tendenza a classificare i minerali, i cristalli, le piante, e va benissimo comunque. Sì. Sì. Mhm. Però se in natura vedesse un fiore e non sapesse che diavolo fiore fosse, e lo trovasse comunque semplicemente bello e basta, andrebbe bene lo stesso. Certo. Sì, diciamo che lui avrebbe la tendenza comunque a sapere che fiore è, a cosa Sì. serve. Però con in più questo profondo sentire che sta sviluppando. Proprio anche il tatto, no? Il tatto, la sensazione, abbinare il tatto al colore, ai profumi e ai Tutti i suoni, lo 5 vedo. sensi. Sì. Sì. Va bene, come lo vedete? Rinato, direi. Lo vedo più
più corposo, cioè a livello fisico è più consistente. Come se avesse tolto uno strato anche di polvere da dosso. Più luminoso. Il suo intestino? Il più Curioso, luminoso. il gusto è uno dei sensi. È come se anche l'intestino si accendesse. Va bene, abbiamo finito.